Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, sono Marco, sono uno sviluppatore e pubblico video principalmente su PrestaShop ma anche sulla programmazione web in generale. Prima di proseguire con questo video ti chiedo di iscriverti al canale, a te non costa nulla, a me aiuti tantissimo a far crescere il progetto. In questo video iniziamo a vedere un po' di ciccia, non che negli altri non ce ne fosse, ma in questo qua iniziamo un attimo a vedere delle cose un po' più interessanti in PrestaShop, ossia la creazione di un modulo. È la base, ovviamente ci saranno altri video dove andremo un po' più in profondità nella costruzione di un modulo. La cosa importante però è che tu abbia installato PrestaShop in locale. Se te lo sei perso, ti lascio il video nelle schede e anche il link in descrizione. Non ci perdiamo in chiacchiere, passiamo subito al PC e ci vediamo dopo il tutorial. Eccoci nel nostro IDE, installazione base di PrestaShop 8.1. I moduli sono contenuti all'interno della cartella Modules, ci sono tutti i moduli di base già forniti, come ad esempio non so, la selezione della valuta, oppure il contact info, per esempio, il carrello. Attenzione, questi sono moduli che danno una funzionalità, un'interattività nel front office, nel tema, ma le funzionalità di base ci sono. Ad esempio il carrello è qualcosa che già esiste nel core di PrestaShop. Il modulo PS Shopping Cart dà una funzionalità interattiva, tipo aggiungi al carrello il pop-in con i prodotti aggiunti al carrello, quindi dà una interattività, una funzionalità di front-end. Per creare un modulo all'interno di PrestaShop basterà creare una cartella e un file PHP, adesso lo facciamo. Io lo chiamo MarsalDev, potete chiamarlo come preferite, attenzione non sono concessi spazi, non vi consiglio di utilizzare le maiuscole e potete utilizzare l'underscore. Andiamoci a creare un file PHP che dovrà chiamarsi come il nome della cartella, quindi devono avere lo stesso nome, e una classe che deve chiamarsi come il nome della cartella, come il file PHP. Qui è concesso il camel case se volete. La nostra classe dovrà estendere la classe module. Dichiariamo il costruttore della nostra classe. Se il nostro IDE ci aggiunge un po' di informazioni togliamocele, non ci servono al momento, e andiamo a completare il nostro costruttore con la popolazione di alcune variabili importanti per questa classe. La prima è thisName, che dovrà avere lo stesso nome del file PHP e lo stesso nome della cartella. Il secondo è la version. Attenzione, potete metterla in qualsiasi ordine, non è importante. Io vi consiglio qui di utilizzare il semver, quindi major, minor e patch. Dopodiché, come terzo, andiamoci a mettere l'autore. Andiamoci a impostare altre variabili che servono più per una retrocompatibilità, in questo caso Bootstrap e Need Instance. Fatto questo ci andiamo a richiamare il costruttore della classe madre e poi ci andiamo ad impostare il display name e la description. Questi due campi servono per far visualizzare in maniera friendly il nome del nostro modulo. Non andiamo a utilizzare il metodo L, ma andiamo ad utilizzare il metodo trans per tradurre questa stringa, quindi per rendere il nostro nome traducibile. Questo sarà il nome visualizzato nel back office del nostro modulo. Andiamoci ad aggiungere due parametri aggiuntivi che sono un array di parametri, di opzioni e il dominio. Per convenzione si va ad utilizzare il dominio modules, nome del nostro modulo, admin per tutte quelle traduzioni che sono in file PHP. Questa è la descrizione invece. Possiamo aggiungere anche un version compliancy con un parametro min, e nel mio caso voglio che sia compatibile minimo con la versione 1.78 di PrestaShop, e max. Di solito possiamo inserire PS version per quanto riguarda la versione massima di PrestaShop. Ovviamente questa è una costante dichiarata a livello di environment e quindi nel nostro caso è 8.1.5 probabilmente sarà questa installazione qui, però ovviamente se avete un'installazione di PrestaShop 9 qui troverete 9.0.0. Andiamoci a creare il nostro metodo install. Questo metodo è dichiarato anche nella classe principale e questo metodo ci serve per poter registrare il nostro modulo a Yuk e per fare tutte quelle operazioni che sono necessarie durante l'installazione del modulo. Questo metodo ci serve a registrare sicuramente il nostro modulo a Yuk di sistema, ma a fare anche altre operazioni che possono essere ad esempio la creazione di tabelle in un database che vedremo in un prossimo video.
Se ti sei perso il video degli hook te lo lascio nelle schede. Il metodo install deve restituire true o false. Nella maggior parte dei casi si fa return parent install e si va a registrare il nostro modulo su eventuali hook. Nel nostro caso lo andiamo a registrare su display home. Fatto questo, cosa facciamo per poterci agganciare al display home e quindi fornire delle informazioni a quell'hook per il nostro modulo? Si crea un metodo pubblico che inizi per hook sempre e il nome del nostro hook, nel nostro caso display home. Aggiungete anche un params al nostro metodo. Qui dentro troverete comunque delle informazioni che possono essere il carrello, l'utente, in base al look che possono essere sfruttate. Anche se non lo utilizziamo in questo caso, comunque scrivetelo. E andiamo a restituire un contenuto. Al momento restituiamo una stringa semplice, poi vedremo in un altro video come ampliare la possibilità di restituire informazioni con Smarty. Prima di andare ad installare il nostro modulo dobbiamo completare la parte alta con un'istruzione molto importante. Io la vado a rubare ad esempio dal block wishlist ed è questo check qui. Ovviamente servirebbe anche la licenza, ma magari facciamo un video dedicato. Il nostro modulo dovrà iniziare con la licenza, diciamo qui. Dopodiché serve questo if per controllare se siamo in un contesto sicuro, un environment sicuro dove è stata dichiarata questa costante. Se questa costante non c'è, il modulo si stoppa, lo script si stoppa e potrebbe capitarvi anche che il back office, la lista dei moduli sia completamente bianca. Andate a controllare un po' se c'è qualche moduletto che magari non è stato scritto proprio molto bene. Fatto questo, installiamo il nostro modulo. Sono nel back office della mia installazione, andiamo in moduli, gestione moduli, questo vale per la versione scaricata da GitHub, cerchiamo il nostro moduletto, eccolo qua, e clicchiamo su installa. Se vedete in alto a destra qui l'azione install sul modo avuto successo, tutto a posto. Andiamo nel nostro front office e il nostro modulo, se correttamente installato, visualizzerà un testo all'interno della nostra home. Eccoci qui, come hai visto è molto semplice creare un modulo in PrestaShop. Abbiamo visto veramente la base, il costruttore, abbiamo visto il metodo install, abbiamo visto hook, anche qui come ho detto già nel tutorial. Se ti sei perso video su hook te lo lascio nelle schede e anche in descrizione. Per qualsiasi domanda, per qualsiasi dubbio, ripeto, ti aspetto nei commenti. Non preoccuparti perché ci saranno comunque altri video più approfonditi sempre sui moduli, sui temi, quindi su tutto quello che riguarda PrestaShop. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!